Nessuno, come l'artista fiammingo, riesce a raccontare nelle sue opere la paura dell'ignoto e di ciò che può celarsi negli abissi della nostra immaginazione. L'Inferno musicale è parte di un trittico, quindi non è un'opera in sé, ma colpisce per i dettagli celati all'interno del dipinto. Nessuno di essi è lasciato al caso, ma ognuno ha un preciso valore simbolico, legato alla religione o in alcuni casi all'alchimia. La testa del gigante con il corpo a forma di uovo, posta al centro dell'opera, pare sia un autoritratto dell'autore. Del resto Bosch apparteneva alla confraternita di Nostra Signora e lui stesso, attraverso la pittura, compiva un'opera moralizzatrice, volta ad allontanare gli spettatori dalle tentazioni e dal peccato. Caravaggio non ha mai risparmiato dettagli truculenti nelle sue opere, tecnica che appare assolutamente coerente con il carattere sanguigno dell'artista che in vita giunse a macchiarsi dell'omicidio di un uomo. In molti capolavori di Caravaggio ricorre il tema della decapitazione. Per alcuni queste opere avevano un significato legato alla separazione dell'anima, la testa, dal mondo fisico, il corpo. Per altri non sono che un riflesso di quegli anni violenti in cui decapitazioni, squartamenti e torture avvenivano quotidianamente. Quest'opera ben rappresenta quella paura irrazionale, abissale, spaventosamente tangibile che viviamo nel corso di un incubo. Il dipinto dell'artista svizzero suscitò enorme scalpore presso la Royal Academy of Arts, soprattutto a causa della carica erotica emanata dal corpo discinto della donna addormentata. Si sono consumati fiumi di inchiostro nella ricerca del significato nascosto in quest'opera, che affronta il tema dell'inconscio 100 anni prima di Sigmund Freud. Il mostro accovacciato sul petto della giovane, infine, ben rappresenta il senso di soffocamento e paralisi che spesso accompagna il dormiente nel corso di un incubo e che negli anni ha dato adito a leggende e suggestioni. Questa è un'opera che il maestro spagnolo ha realizzato negli ultimi anni della sua vita, quando, privo dell'udito e disgustato dalla crudeltà degli uomini, decise di ritirarsi a vita privata nella sua casa fuori Madrid, chiamata la Quinta del Sordo. Goya affrescò tutte le pareti della casa con quelli che vennero battezzati come i dipinti neri, una serie di opere cupe e inquietanti che l'artista creò senza avere alcuna intenzione di rendere pubbliche. Saturno che divora i suoi figli appartiene a questo filone e racconta la storia di Saturno, padre di Zeus, che spaventato da una profezia divora i figli appena nati. Il dipinto rappresenta bene l'orrore provato da Goya per la brama di potere dei forti che non hanno scrupoli nell'assassinare innocenti per assecondare il loro folle egoismo. Non è possibile scrivere un articolo che parla di arte, orrore e morte senza citare l'artista britannico, nelle cui opere si avverte il tanfo della decomposizione. For the Love of God è una delle opere meno macabre di Hirst, oltre ad essere una delle opere più costose di sempre. Il teschio umano è decorato con 8.601 diamanti per un totale di 1.106,18 carati, con un diamante rosa incastonato sulla fronte da 50 carati. Il costo di produzione dell'opera si aggira tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Diciamo che in pochi potrebbero permettersi il lusso di esporlo in casa come ornamento per la festa di Halloween. Forse a qualcuno sfugge il nesso tra quest'opera e il mondo dell'orrore, ma non per gli appassionati di Dylan Dog. Il dipinto compare infatti nell'albo La clessidra di pietra. Nel fumetto un uomo viene risucchiato dal dipinto e accolto da un inquietante personaggio con il capo a forma di clessidra che recita: Gli orologi non sono altro che il camembert paranoico, critico, tenero, stravagante e solitario del tempo e dello spazio. Frase di Dalì. Inutile dire che l'uomo risucchiato dal dipinto farà una fine tremenda, venendo divorato da un'enorme creatura mostruosa che emergerà dalle acque nei pressi della scogliera presente nel dipinto.